Ciao ciao ciao, ben ritrovato, ben ritrovata. Oggi vediamo gli auricolari Bluetooth 5.2 Huawei FreeBuds 4 nel colore Silver Frost. Sono auricolari open fit, succedono al modello 3 e si differenziano per dei punti secondo me interessanti, importanti. Innanzitutto le FreeBuds 4 sono multipoint, hanno la possibilità di collegarsi a due dispositivi contemporaneamente, sono Bluetooth 5.2 rispetto alle 3 che sono 5.1, hanno un design leggermente diverso a cominciare da una capsula più piccolina, meno curva, che si adatta meglio a chi ha dei canali auricolari piccoli, ma può risultare meno stabile se invece ha il canale auricolare più grande. Open fit ma con cancellazione attiva dei rumori, esattamente come sul modello 3, solo che in questo caso Huawei sostiene di aver portato la cancellazione su un livello leggermente più alto, infatti la definisce Open Fit ANC 2.0. Sono sempre a bastoncino, hanno la tecnologia medesima per andare a cancellare il rumore in chiamata, non hanno ricarica wireless, quindi le modifiche, i cambiamenti che ci sono stati alla custodia le hanno rese più piccoline e più leggere, ma Huawei sta rinunciando a qualcosina. Il LED è stato spostato frontalmente e non ci sono stati miglioramenti significativi, soprattutto per quanto riguarda la batteria, perché resta una batteria dal mio punto di vista sotto la media oggi. Con ANC arriviamo a stento a 2 ore e mezza, suonando a circa il 60-70% in AAC. Che cos'altro c'è da dire? Che il driver è stato cambiato da 14.2 a 14.3, insomma praticamente un'inezia, ma non c'è più il bass tube che amplificava i bassi, c'è invece un diaframma LCP, quindi a polimero di cristallo liquido. Secondo Huawei il suono qui è HD, nel senso che riuscirebbero a riprodurre fino ai 40 kHz. Insomma, bisogna andare a provarle. Sono sempre dotate di sensori di indossabilità e sono compatibili con la Huawei AI Life app sia su iOS che su Android, solo che su Android è più aggiornata. L'app ti consente di andare a vedere tutti i dispositivi con cui le FreeBuds 4 sono collegate o sono state collegate e di fare uno switch molto veloce oltre ai due dispositivi con i quali sono già collegati. Supportano inoltre una tecnologia che laddove tu stai utilizzando di device Huawei compatibili con Huawei Vision, quindi TV, smartphone, tablet e notebook Huawei, hai la possibilità di andare a inviare per esempio dal tuo smartphone alla TV il video e di ascoltare l'audio direttamente nelle cuffie, anche se le cuffie non sono collegate alla TV, ma sono collegate allo smartphone, quindi andare a differenziare lo stream video e lo stream audio. Questo può essere utile, però ovviamente vale solo all'interno dell'ecosistema Huawei, come pure all'interno dello stesso ecosistema il microfono ha la possibilità di essere utilizzato in una doppia modalità, una modalità che mette in evidenza esclusivamente la tua voce rispetto al rumore di fondo quando registri per esempio dei video, e una modalità in cui invece lascia anche passare rumore ambientale e a volte può essere utile in un certo tipo di registrazione, quindi non ci stiamo riferendo nello specifico alle chiamate. Queste però sono impostazioni specifiche per Huawei che compaiono nella Huawei AI Life. Io personalmente non le ho provate con smartphone Huawei, quindi non te lo so dire, come pure non ti saprò dire in questo video come va la latenza su Harmony OS che Huawei dichiara intorno ai 90 millisecondi
né su MIUI, però ti parlerò come mi sono trovato con iOS e con Android. Ok, sono le Huawei FreeBuds 4, le andiamo a vedere velocemente confrontandole con il modello 3 per quanto riguarda soprattutto il microfono, la vestibilità e il sound. Buona visione. In confezione dunque le FreeBuds 4 colore Silver Frost, cavetto lungo USB-A Type-C bianco, sicurezza, garanzia, istruzioni brevi anche in italiano. Vediamole adesso da più vicino. FreeBuds 4, FreeBuds 3. Innanzitutto le 4 sono più piccole proprio di dimensioni, sempre tonde, ma mentre le 3 hanno un diametro all'incirca di 61 mm, le 4, vedi, sono più piccoline, di circa 3-4 mm, arriviamo su 57-58 mm, ok? E anche il peso è diverso, perché le 3 pesano all'incirca 55 grammi, qui siamo su 44, quindi una differenza di 10-11 grammi che si sente. Inoltre qui il LED è posto frontalmente, invece qui è stato posto all'interno, ed è stato posto all'interno perché qui frontalmente c'è la bobina di ricarica wireless, mentre sulle 4 questa è una funzionalità assente. Inoltre alcuni dettagli differenziano i due modelli. Qui la cerniera sulle 3 è più piccolina e inoltre ci sono delle rifiniture premium. Guarda per esempio qui in prossimità della Type-C come c'è questo bordino in metallo che invece è assente sulle 4. È una realizzazione sicuramente più economica, sempre Type-C. Resta il pulsantino per l'accoppiamento qui a destra, restano plastiche, i colori sono cambiati, mentre per le 4 abbiamo Silver Frost, quindi ghiaccio argentato, che è una specie di grigio, all'interno abbiamo argento per quanto riguarda gli auricolari, abbiamo un grigio scuro e un nero dietro. Oltre a questo c'è il bianco, qui avevamo bianco lucido e nero lucido. Sul nero lucido si vedono molto le impronte, invece su questo grigio no, è opaco, quindi niente impronte. La realizzazione è comunque plastica ma assemblata bene, gli auricolari si estraggono facilmente dalla custodia, i poco pin sono posti sempre sotto e sono a contatto direttamente con la parte inferiore degli auricolari e devo dire non fuoriescono facilmente da sole, vedi, restano bene in posizione. Ok, andiamo a vedere più da vicino gli auricolari. Dunque la custodia è sostanzialmente la stessa ma più leggera e più piccolina. Gli auricolari sono perfettamente identici tra di loro, sono binaurali. Andiamo a vedere uno dei due, per esempio il destro, e ci sono delle differenze con il modello 3. Vediamo per esempio, andando a prendere il destro anche delle FreeBuds 3, quali sono. La prima differenza è la capsula, perché sul modello 3 è più grande, ma soprattutto il design cosiddetto a delfino, questo fatto che è curva qui, è più accentuato rispetto al modello 4. Inoltre la capsula, vedi, è più staccata dal corpo del bastoncino. Il bastoncino resta fondamentalmente lo stesso come dimensione, c'è però una modifica sul microfono esterno. Sulle 4 infatti è stata posta una retina antivento grande sopra il microfono, che invece qui non c'era, vedi sul modello 3 era un semplice puntino. Sotto invece è stato in qualche modo modificato il canale antivento, all'interno del quale si trova il microfono principale, quello che raccoglie la voce. Qui c'è sempre un canale antivento, ma è stato reso molto più piccolino, più discreto rispetto a prima. Qui frontalmente abbiamo i sensori di indossabilità,
l'apertura per compensare, e anche qui è diverso perché vedi, mentre qui abbiamo praticamente un taglio piatto, sulle FreeBuds 3 il taglio era dell'uscita dei driver era leggermente obliquo. C'è sempre poi una retina ottima in metallo all'uscita, quindi c'è sopra la stessa apertura, solo qui è messa in verticale, qui è longitudinale, ok? Fondamentalmente la differenza è nella capsula più piccolina, e questo naturalmente fa la differenza nel modo in cui si vanno a indossare. Come dimensioni e lunghezza del bastoncino, vedi, sono anche leggermente più corte rispetto al modello 3. Piccoli grandi cambiamenti nel design degli auricolari e in special modo nella dimensione, nella forma e nel posizionamento della capsula rispetto al bastoncino producono poi una vestibilità diversa rispetto alle FreeBuds 3. Io non ho un canale auricolare molto piccolo, ma nemmeno grande, diciamo è nella media. Le trovo più comode rispetto alle 3 perché si genera meno pressione e chiaramente la capsula è più piccolina, ma le trovo meno stabili. Mentre con le 3 ho quel senso di stabilità minimo che mi consentirebbe con un po' di attenzione di farci running, per esempio. Con le 4 sinceramente non me la sento perché sono davvero larghe, non sono particolarmente stabili, sicuramente meno stabili rispetto alle 3, che oltre ad avere la capsula più grande ce l'hanno anche più curva. La vestibilità è comodissima, sono leggere, più leggere rispetto alle 3, il bastoncino più o meno lo stesso, naturalmente non c'è senso di pressione quando vai a toccare, non sono auricolari in ear. C'è il nuovo controllo a scorrimento che chiaramente se dai così senza mantenere il bastoncino vai a praticamente farle perdere posizione, no? Se fai semplicemente lo scroll senza mantenere il bastoncino in questo modo, ci devi fare un po' con l'abitudine. È un tipo di controllo che se in un design open fit non sempre è comodissimo, soprattutto perché insomma in questo caso già di loro non sono stabili, toccarli in questo modo non aiuta, ok? L'isolamento passivo c'è? No, assolutamente meno rispetto al modello precedente, entra più rumore e appunto più hai il canale grande, più questi effetti si amplificano, quindi vedrai che sono sempre più larghe e fanno entrare sempre più rumore, però sono molto molto comode ed è su questo che Huawei punta con un modello open fit come le FreeBuds 4 ma anche le 3. Quindi come vestibilità per un design open fit sono assolutamente buone. Tra l'altro sono anche secondo me più carine perché leggermente più piccole rispetto alle 3. Il microfono delle FreeBuds 4 come va? Guardandole da vicino è evidente che ci sono tutta una serie di espedienti per andare a schermare il rumore del vento. Però non è chiaro se poi la tecnologia che utilizzano le FreeBuds 4 è esattamente identica alle FreeBuds 3 ed intendo i microfoni direttivi con l'utilizzo del sensore osseo, quindi un accelerometro. Secondo me sì, dovrebbe essere esattamente la stessa, però Huawei non lo specifica, come pure non ha specificato se utilizzano questi due auricolari lo stesso processore all'interno. Andiamo a vedere, io ho eseguito una serie di registrazioni e ho ritenuto interessante comunque fare un confronto con le FreeBuds 3, perché comunque trovo che sia sempre stata una delle caratteristiche più interessanti di queste cuffie. Tra le open fit, soprattutto per Android, soprattutto come alternativa alle AirPods 2016-2019. Cominciamo con la registrazione eseguita in condizioni di silenzio, quindi FreeBuds 4, dopodiché sentiremo le FreeBuds 3. Prova di registrazione con le Huawei FreeBuds 4 in condizioni di assoluto silenzio.
mentre le FreeBuds 3 prova di registrazione con le Huawei FreeBuds 3 in condizione di silenzio. E già qui si nota una differenza, c'è meno rimbombo, le FreeBuds 3 registrano in maniera più pulita, più asciutta e anche il fruscio di fondo è più basso. In condizioni di vento debole, FreeBuds 4. Prova di registrazione con le Huawei FreeBuds 4 in condizioni di vento debole. Molto bene, buona la resistenza al vento. Andiamo a vedere le FreeBuds 3. Prova di registrazione con le Huawei FreeBuds 3 in condizioni di vento debole. Direi meglio, ed è evidente questo, no? Il vento prima si continuava a sentire, invece qui è quasi praticamente stato annullato. In condizioni di vento forte, sopra i 6 metri al secondo, FreeBuds 4. Resta comunque buona la prestazione, la cancellazione si attiva un pochettino in ritardo, come appare anche dalla forma d'onda, no? Le FreeBuds 3 come vanno nelle stesse condizioni di vento forte? Prova di registrazione con le FreeBuds 3 in condizioni di vento forte. E c'è una differenza enorme, davvero c'è una differenza enorme. Andiamo a vedere, naturalmente a vantaggio delle FreeBuds 3 si sente. In condizioni di rumore a 85 decibel, le FreeBuds 4. Prova di registrazione con le Huawei FreeBuds 4 in condizioni di rumore a 85 decibel. E vediamo adesso le FreeBuds 3 sempre in condizioni di rumore traffico a 85 decibel. Prova di registrazione con le Huawei FreeBuds 3 in condizioni di rumore a 85 decibel. Direi che siamo sullo stesso livello più o meno. In condizioni di rumore molto 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 forte, 100 decibel. E qui le FreeBuds 4 si comportano in un modo, direi, insoddisfacente. Non si riesce a capire quello che sto dicendo. Vediamo le FreeBuds 3 in condizione di cancellazione attiva del rumore off, quindi disattivata. Prova di registrazione con le Huawei FreeBuds 3 in condizione di rumore a 100 decibel e direi anche qui hanno qualche difficoltà, soprattutto all'inizio e alla fine, ma centralmente si sintonizzano e fanno, direi, bene. È una registrazione che già conoscevamo, le abbiamo provate per il microfono tante volte e comunque qui il rumore è molto molto forte, è una prestazione sicuramente ben al di sopra di quelle delle FreeBuds 4. Che cosa succede se eseguo questa stessa registrazione sia sulle 4 che sulle 3, ma attivando la cancellazione attiva del rumore? Per cui il processore si trova poi a dover non solo ripulire il segnale, cioè perde praticamente parte della sua capacità di elaborazione per l'ANC e quindi è meno capace in tempo reale di correggere il segnale della tua voce. Le FreeBuds 3 con ANC on peggiorano la loro prestazione. Guarda qui, è molto diversa, no? La registrazione rispetto a prima, te la faccio sentire. E le FreeBuds 4 con cancellazione attiva del rumore resta assolutamente insoddisfacente. Anche le FreeBuds 3 con ANC on peggiorano comunque quando il rumore è davvero tanto forte e il processore deve lavorare tanto. Ok, andiamo a vedere in condizione di chiacchiere di sottofondo. FreeBuds
4. Prova di registrazione con le Huawei FreeBuds 4 in condizioni di chiacchiere di sottofondo a 85 decibel. E le FreeBuds 3. Prova di registrazione con le Huawei FreeBuds 3 in condizioni di chiacchiere di sottofondo a 85 decibel. In tutti i test le FreeBuds 3 fanno o uguale o decisamente meglio rispetto alle FreeBuds 4 per quanto riguarda il microfono. Il microfono delle FreeBuds 4 non ha le stesse prestazioni delle FreeBuds 3 e non ha nemmeno prestazioni tali da metterle tra oggi, secondo me, tra l'insieme delle cuffie con prestazioni microfoniche più interessanti per gli utenti Android, perché se il rumore è molto molto forte soffrono, e anche per quanto riguarda il vento forte non fanno benissimo, quindi se vai a combinare queste due cose insieme all'aperto potrebbero insomma darti problemi a essere compreso. Ok, restano però buone da utilizzare in condizioni meno impegnative, quindi al chiuso se non c'è rumore, perché registrano bene, oppure all'aperto se c'è poco vento e un rumore insomma non troppo forte. L'assenza della bobina di ricarica qui esternamente sicuramente ad alcuni non piacerà, però il fatto di poter avere magari il LED qui frontalmente può essere per alcuni più comodo, invece di averlo immediatamente vicino al connettore di ricarica come per le FreeBuds 3. Le FreeBuds 3 però avevano due LED, uno esterno e uno interno, che si riferiva alla batteria, allo stato di carica della batteria degli auricolari. Qui invece hai un solo LED che ti dà una doppia informazione, auricolari e custodia. Inoltre l'assenza di questo bordino di metallo rende l'inserimento della Type-C meno comoda, diciamo, e comunque come aspetto è secondo me decisamente meno premium. Le FreeBuds 4 hanno un design sicuramente più semplice, ma che sembra essere leggermente meno curato rispetto alle 3. Come suonano le FreeBuds 4 rispetto alle 3? Andiamo a vederlo. Sulle 4 c'è un driver diverso ma sostanzialmente simile, 14.3 mm di diametro, con un diaframma particolare, quindi alla fine in questo materiale, no? Polimero di cristallo liquido, e la differenza fondamentale la fa l'assenza sulle 4 della valvola per i bassi, che invece era presente sulle 3, è presente sulle FreeBuds 3, e ti dico subito che le 3 hanno dei bassi decisamente più presenti e amplificati. Metti le cuffie, ti faccio sentire questo test demo col microfono, ci ritroviamo fra un secondo e ti dico io personalmente cosa ne penso. Come suonano le FreeBuds 4, o almeno che cosa ne penso io? Con le 3 Huawei aveva fatto una scelta precisa e comune a tanti altri produttori di OpenFit, tra cui OnePlus, Xiaomi, Realme con le Buds Air, le 2 e via dicendo, cioè era andata ad amplificare i bassi, proprio perché con il design OpenFit, quindi a canale aperto, non si crea sigillo ed è facile che proprio sulle basse frequenze ci sia una caduta, le va a amplificare in modo tale che tu, insomma, comunque puoi godere di bassi belli
di carattere, no? E lo aveva fatto utilizzando appunto un bass tube, quindi proprio un elemento che amplifica passivamente i bassi, che però non è presente sulle FreeBuds 4. Quindi qui la scelta sembra essere diversa. E inoltre, per il fatto che la capsula è più piccolina, le prestazioni sulle frequenze basse possono essere diverse a seconda se hai il canale piccolo o il canale grande. Perché più riescono a chiudere un po' il canale, quindi a tenere confinate quel tipo di frequenze, meglio si suonano sui bassi. Nel mio caso devo dire che sicuramente hanno un suono interessante, buono, a me personalmente piacciono, rendono bene nel mio caso, è un suono rispetto alle tre più pulito, più preciso ed è evidente un profilo sui bassi meno enfatizzato, il che significa che nel mio caso possono suonare comunque bene. Io trovo che i bassi siano controllati bene, siano puliti, però significa pure che per alcuni potrebbero essere sottotono. Inoltre, un'altra differenza piuttosto evidente sta nella pressione sonora. Le FreeBuds 3 hanno una pressione sonora più alta, un volume più alto. Le 4 leggermente più basso, questo lo senti ad orecchio anche utilizzando semplicemente il fonometro. Qual è poi la conseguenza più evidente? Che se sei all'aperto e hai attivato la NC e vuoi andare a coprire i rumori col volume, le 3 non hanno nessuna difficoltà, quindi a mascherare i rumori ambientali spingendo il volume in alto. Invece le 4 in certi contesti, insomma, possono non essere sufficienti, senti che ci voleva un pochettino più di volume. Quindi un sound per delle open fit buono, dal mio punto di vista sono approvate, le trovo piacevoli, molto molto musicali, sono bene, buono anche a livello di dettaglio. Naturalmente come tutte le open fit rendono al meglio quando sei a casa, in ufficio, cioè non c'è rumore intorno a te, perché qui i rumori entrano, non si crea il sigillo, è un sound diciamo non coerente in dipendenza dal modo in cui le indossi, perché se le sposti e tendono a suonare in modo leggermente diverso, no? Meglio o peggio a seconda della posizione, di come le posizioni. Però in generale devo dire, rispetto per esempio alle AirPods, trovo che abbiano un suono più interessante, le AirPods 2016 e 2019, peccato insomma per la pressione sonora, e rispetto alle 3 mi è piaciuto il fatto che il suono è più pulito, sembra un suono diciamo più raffinato, oserei dire premium, ma sempre però rispetto alle 3. Se però ami dei bassi più interessanti, sicuramente le FreeBuds 3 sono da preferire, come pure se insomma ti piace avere un volume più alto. Relativamente nuove, sono state presentate, uscite da poco sul mercato e appartengono ad una fascia di prezzo potremmo definire bassa. Connettività e batteria. Ti ho appena mostrato una prova di latenza e come visto le FreeBuds 4 fanno molto 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 bene. Con i MIUI fanno ancora meglio, con Harmony OS ancora meglio. Io però le ho provate nel video con iPhone 12 Pro Max in collegamento AAC perché supportano la AAC, l'iPhone gestisce molto bene questo codec e le prestazioni sono davvero molto buone, sia per i video e sia per i giochi, davvero sorprendentemente buone. La connettività è un gradino superiore rispetto al modello 3, sia per quanto riguarda la latenza, anche le 3 facevano abbastanza bene, ma le 4 fanno meglio. Il passaggio da Bluetooth 5.1 a Bluetooth 5.2 sembrerebbe poco, ma poco non è in termini di stabilità della connessione, appunto, anche di
latenza e poi sono multipoint, quindi puoi utilizzarli con due dispositivi contemporaneamente, invece le FreeBuds 3 no. Per quanto riguarda invece la batteria, non sono degne di nota, né hanno subito dei miglioramenti rispetto alle 3. Le 4 hanno una durata di circa 4 ore, ma se le fai suonare poco al di sopra del 50% del volume in AC disattivato e con ANC off. Con ANC on invece suonano per poco più di 2 ore, tra 2 ore e 2 ore e mezza. C'è la ricarica rapida parziale, ma è un quarto d'ora di carica, ti dà 2 ore e mezza di che cosa? Di play con ANC off, ma se c'hai ANC on e riproduci ad un volume diciamo sul 70-90%, superano di poco un'ora di play. Ok, quindi sono prestazioni non superiori alle FreeBuds 3, ma in generale non particolarmente interessanti. Ci sono delle open fit che fanno meglio. Qui l'ANC consuma tanto su questo design. La custodia di ricarica è capace di caricare tra le 4 e le 5 volte. Le cuffie impiega circa un'ora per una ricarica completa e arriviamo a 22 ore più o meno, come dice Huawei, se naturalmente hai disattivato la cancellazione attiva del rumore e riproduci poco più del 50% senza AAC. I controlli migliorano rispetto al modello 3, adesso qui c'è anche lo scorrimento, lo swipe, e hanno sempre il sensore di indossabilità che puoi andare a disattivare nelle impostazioni. Quindi scrollando dall'alto verso il basso vai a controllare il volume, quindi scorri dal basso verso l'alto, incrementi, poi c'è il doppio tap che può essere in qualche modo configurato, in questo caso richiama l'assistente virtuale sul destro, e poi tocca e trattieni che ti fa controllare la cancellazione attiva del rumore. Questi controlli, dunque doppio tap, swipe, tocca e trattieni, sono parzialmente configurabili nella app. Che cosa puoi fare dall'app? Naturalmente vedere la percentuale di stato di carica della batteria, andare a vedere a quali smartphone è connessi in multipoint, in questo caso vedi 2 smartphone o altri dispositivi. Puoi attivare la cancellazione del rumore, andare a mettere in modalità comfort o generale, cioè più strong per luoghi particolarmente rumorosi. La qualità audio puoi eseguire un'equalizzazione in bassi più intensi, acuti più intensi o predefinito e abilitare le chiamate in HD. E trovare gli auricolari, puoi farli suonare eventualmente, vedi in questo caso il destro, e andare a disattivare il rilevamento delle cuffie intelligenti, cioè il sensore, e aggiornare il firmware, cosa importante che naturalmente ho fatto. Poi puoi configurare un po' i controlli. Il doppio tocco, naturalmente in chiamata rispondi alle chiamate, auricolare destra se sente virtuali, sinistro per esempio puoi fare play e pausa, oppure brano successivo, brano precedente, e tocca e pressione. Qui puoi andare semplicemente, vedi, a guardare cosa fa, ma non puoi configurarlo. Invece lo scorrimento regola solo il volume. Quindi sicuramente migliorano rispetto al modello 3, ma non essendo configurabile per esempio il tocchettini premuto nello scorrimento, per esempio per fare lo skip delle tracce, restano comunque limitati. Devi scegliere, non puoi avere tutto, per esempio non puoi avere play e pausa e insieme lo skip delle tracce. Quindi controlli migliorano ma restano limitati. Prestazioni della cancellazione attiva del rumore e conclusioni. La cancellazione attiva del rumore delle FreeBuds 4 non è effettivamente superiore alle FreeBuds 3. Ci troviamo su un livello tendenzialmente simile, dipende molto dal modo in cui le indossi e anche da come si adattano al tuo canale auricolare.
Se vanno troppo larghe o se vanno più larghe è peggio rispetto a se chiudono bene. E inoltre qui, essendo più piccole, tendenzialmente secondo me fanno peggio in media, soprattutto insomma per il pubblico maschile, devo dire, rispetto alle 3. Il processore non sembra essere più capace. Ha le stesse caratteristiche fondamentalmente del 3, cioè va a coprire i rumori con una sorta di white noise, ok? Quindi genera una specie di ronzio che tende parzialmente a coprire. Che cosa ti devi aspettare se non le hai mai utilizzate? Che continuerai a sentire i rumori, soprattutto quelli più forti, anche sulle basse frequenze. L'attenuazione è minima perché sono comunque auricolari open fit. D'altronde l'utilizzo dell'NC, come abbiamo visto, riduce tanto la batteria, quindi diciamo per l'NC io personalmente non noto un miglioramento rispetto al modello 3. Conclusioni, che cosa ne penso delle FreeBuds 4? Sono delle cuffie interessanti per quanto riguarda questo tipo di modello a canale aperto. Mi aspettavo qualcosina di più sicuramente per quanto riguarda il microfono. Le ho trovate interessanti soprattutto per quanto riguarda la connettività e il sound insomma veramente piacevole, pulito. Huawei poteva fare qualcosina in più per quanto riguarda la batteria. Insomma, le prestazioni sono comunque non esaltanti, soprattutto se stai cercando qualcosa che ti accompagni durante la giornata e che suoni a lungo. Rispetto al modello 3 ci sono delle differenze sostanziali, soprattutto per quanto riguarda il tipo di suono. Se ti piacciono cuffie con dei bassi più importanti, sicuramente ti suggerirei di scegliere il modello 3. E poi per quanto riguarda il microfono, secondo me le FreeBuds 4 non sono consigliabili nel caso in cui tu stessi cercando degli auricolari prettamente per lavoro, per fare chiamate sempre anche all'esterno, anche in condizioni difficili. In tal caso ti suggerirei le 3 che sembrano avere una costruzione diciamo diversa, più premium. Infatti quando uscirono queste qui costavano di più. I controlli sono sicuramente migliorati, ma alla fine non fanno una sostanziale differenza se stai cercando dei controlli proprio completissimi, ok? Sono le Huawei FreeBuds 4. Se hai delle domande più specifiche sei benvenuto nei commenti. A chi le consiglierei? Le consiglierei sostanzialmente a chi ama un design open fit ultra comodo, perché queste qui effettivamente possono essere più comode delle 3 per il fatto che sono più piccoline. Assolutamente sconsigliate per lo sport, soprattutto le 4, sconsigliate anche per i pendolari se ti vuoi isolare un poco, e direi sconsigliate anche se conti di utilizzare soprattutto in mobilità, perché comunque potresti perderle, comunque insomma, a meno che tu non sopporti proprio le in-ear. In tal caso naturalmente non è che ci sono molte alternative se non quelle di proprio rinunciare alle true wireless e prendere qualcosa ad arco, no? Questa è la mia opinione sulle FreeBuds 4, che restano comunque impermeabili Pix 4, ti ricordo, eventualmente volessi comunque usarle per lo sport, per la palestra almeno. Ci vediamo al prossimo video, ciao.